Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. All'Inter sta emergendo la necessità di tornare sul mercato a gennaio. A dispetto delle parole del presidente Marotta, l'Inter ha bisogno di inserire qualche elemento in rosa perché ci sono delle mancanze evidenti, soprattutto nelle ultime partite. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale e se date anche gli hype al video stesso sono davvero dei semplicissimi click che però danno un grandissimo supporto. Iniziamo dalle parole di Marotta nel prepartita di Bologna-Inter di Supercoppa. Alla domanda se un regalo ai tifosi può arrivare sulla fascia destra, Marotta risponde: non escludo nulla, ma la rosa risponde appieno alle esigenze dell'allenatore. Faremo un confronto interno e valuteremo il da farsi. Quello di gennaio è un mercato di riparazione, noi non dobbiamo riparare niente, è un mercato difficile. Ora, al di là che potrebbero essere delle dichiarazioni di circostanza, ecco, delle dichiarazioni un po' anche per togliere la pressione sul mercato, per sviare un po' la stampa, però è chiaro che all'Inter c'è e come da riparare. Innanzitutto ci sono delle mancanze nella rosa, di cui abbiamo parlato in estate, di cui parliamo, ecco, molto spesso, sono le solite: il calciatore che salta all'uomo, il centrocampista fisico, il centrale di difesa rapido, mancanza che viene un po' colmata con Akanji centrale, però insomma sappiamo che manca anche lì un tassello. A queste mancanze si è aggiunta la necessità di avere un quinto a destra come vice Dumfries, perché il Luis Enrique ammirato ultimamente effettivamente sta molto deludendo. Anche nella partita di venerdì, dove qualcuno addirittura ha parlato di un Luis Enrique che era più in palla, che ha provato a puntare l'uomo, in realtà per me è stata un'altra prestazione molto scadente di Luis Enrique. Ha provato a puntare l'uomo, 2 dribbling tentati, gliene è riuscito solo uno. Ha fatto pochissimi tocchi, 17 tocchi in 71 minuti, e in quei pochissimi tocchi ci sono degli errori gravissimi, almeno 2 palloni persi in maniera molto pericolosa. Uno poi ha portato all'azione che poi è finita col fallo di Bis, che è il calcio di rigore per il Bologna. Ecco, anche lì era in possesso palla, ha perso un pallone con un passaggio scellerato nella zona centrale del campo e ha permesso la ripartenza al Bologna. E con Luis Enrique in campo è un Inter che, se già prima puntava molto più sulla fascia sinistra, praticamente gioca ad una sola corsia. Ecco, un Inter che è tutta decentrata sulla sinistra e praticamente non va mai a destra. Potrebbe essere una scelta e quindi un qualcosa su cui lavorare dal punto di vista tattico. Potrebbe essere anche una mancanza di fiducia in Luis Enrique, che ecco, dal quale ci si aspettava qualcosina in più. È un Inter che a sinistra non ha certo il giocatore che, un po' il funambolo, il fuoriclasse, quel giocatore che magari accende la giocata da solo, per fare un esempio un Yamal, ecco, all'Inter non c'è. È chiaro che non si può giocare ad una sola corsia, perché c'è bisogno anche della fascia destra, c'è bisogno di dare ampiezza anche a destra, c'è bisogno magari in alcune circostanze magari di sovraccaricare la fascia sinistra ma poi scaricare sulla destra per trovare degli spazi liberi. Ecco, l'Inter non ha chi salta l'uomo, deve cercare altre soluzioni per liberare gli spazi per far male all'avversario. E quindi è chiaro che con Luis Enrique c'è un problema, perché l'Inter non riesce a sfruttare la corsia di destra ed è ovvio che l'Inter ha da riparare in quel ruolo. Per riparare comunque l'Inter si starebbe muovendo, ecco, ci sono vari nomi al vaglio e quello di Palestra sarebbe il preferito, ma oggettivamente credo poco in Palestra, sia a gennaio che a giugno, perché a gennaio c'è il problema che Palestra è attualmente in prestito al Cagliari e quindi toccherebbe al Cagliari accettare l'interruzione del prestito, cosa che naturalmente i sardi difficilmente faranno perché sono ovviamente in corsa per gli obiettivi stagionali, non vanno a rinunciare ad un calciatore determinante. E poi bisognerebbe convincere l'Atalanta con un'offerta da almeno 40 milioni. Ecco, questi 40 milioni che chiede l'Atalanta, sommati alla concorrenza che potrebbe arrivare anche dalla Premier in estate, fanno praticamente uscire Palestra dai radar dell'Inter. Torniamo al solito discorso: OH3 mette dei paletti, non che non si possono spendere 40 milioni, ma non si devono spendere su un solo calciatore. Ecco, abbiamo visto anche in estate, l'Inter ha speso tanto quest'estate, praticamente è arrivata a toccare quasi 100 milioni investiti, ma per più calciatori, quindi la spesa massima 25 milioni a calciatore
segno che Palestra è fuori dai budget di OAC3, dalle linee guida di OAC3. Le alternative, ecco, sarebbe un Norton Caffi che sta facendo bene a Genova, però difficile prenderlo a gennaio. Anche qui vige un po' la regola. Il Genova è in corsa per i suoi obiettivi stagionali, probabilmente cercherà di cederlo a giugno o eventualmente a gennaio, ma con una cifra molto alta, e quindi ci sono un po' delle alternative che vanno vagliate. Serve anche un po' l'occasione di mercato a gennaio. Uno potrebbe essere Belgali, che però è al contro della Coppa d'Africa e quindi rischierebbe di essere disponibile solo a fine gennaio, con un Inter che dovrà fare a meno di Dumfries fino a metà fine marzo, causa operazione. Chiaro che serve un innesto un tantino più immediato, un calciatore che arriva a fine gennaio, poi magari deve inserirsi nei meccanismi di squadra, rischia comunque di prolungare il problema sulla corsia destra per altri mesi, per altri 2 mesi. L'unico nome che secondo me potrebbe fare al caso dell'Inter è Dodò della Fiorentina, perché lì effettivamente potrebbe essere un'occasione di mercato, ma un calciatore valido. È un calciatore che va in scadenza nel 2027 e al momento non ha l'accordo per rinnovare, e quindi già questo può aprire uno scenario fattibile a gennaio. La Fiorentina è in difficoltà, potrebbe fare delle cessioni, ecco, potrebbe un po' provare una mini rivoluzione anche nel mercato di gennaio. Dodò potrebbe essere valutato intorno ai 15 milioni, insomma questa è la cifra che circola, e a 15 milioni un calciatore come Dodò potrebbe fare al caso dell'Inter. Non è per caratteristiche simili a Dumfries, però è un calciatore che ha qualità tecnica, sa saltare l'uomo, è un quinto di ruolo, cosa che Luis Enrique non è, perché ricordiamo, Luis Enrique noi lo critichiamo, ma Luis Enrique è un esterno d'attacco di sinistra. Metterlo da quinto a destra non è detto che riesca ad incidere, mentre Dodò è di ruolo. Sono anni che gioca in quella posizione, in carriera ha giocato anche da esterno basso della difesa 4. Questo significa comunque che è un calciatore che sa fare le due fasi e che conosce già il campionato italiano, quindi sicuramente potrebbe essere un innesto importante. Tra l'altro innesto che poi potrebbe essere utile anche per il prossimo anno. Dovesse essere confermato Dumfries, avere la coppia Dumfries-Dodò è un'ottima base. Naturalmente dovesse partire Dumfries, poi si potrebbero fare delle valutazioni, se prendere un titolare o nel caso in cui Dodò facesse dei mesi eccezionali, e allora a quel punto Dodò il titolare e trovare una riserva all'altezza e soprattutto un quinto di riserva, non un esterno d'attacco da adattare come è stato fatto con Luis Enrique, come fu fatto con Buchanan. Insomma, snaturare le caratteristiche dei calciatori non è mai, secondo me, una buona idea. Come dicevamo, all'Inter ci sono anche altre situazioni. Una riguarda la difesa. C'è De Vrij che potrebbe spingere per il trasferimento. Ecco, è stato messo un po' ai margini dell'Inter, sebbene abbia trovato spazio in Supercoppa, però sta trovando davvero poche opportunità, e se non gioca rischia anche di non essere convocato per il mondiale, l'ultimo mondiale della sua carriera. Chiaramente De Vrij potrebbe guardarsi intorno, ci sono state varie voci, una porta al Nottingham in Premier, le altre dall'Arabia, si era parlato anche della squadra di Simone Inzaghi. Insomma, De Vrij non escluderebbe la partenza, seppur l'Inter lo terrebbe volentieri quantomeno fino alla scadenza del contratto, che è a giugno. Cederlo a gennaio potrebbe portare qualche milione in cassa e quindi non perdere il calciatore a zero, tra l'altro qualche milione che sarebbe completa plusvalenza, anche perché De Vrij arrivò tra le altre cose a parametro zero, e l'Inter quindi potrebbe muoversi sul mercato. Nella settimana scorsa si parlava di una possibilità con AT a 15 milioni. Non è completamente esclusa, però secondo le ultime l'Inter potrebbe cercare un terzo a sinistra, quindi un difensore di piede mancino da alternare a bastoni, in modo da avere Carlos Augusto soltanto come rimpiazzo di Di Marco e non come un po' jolly tra terzo di difesa e quinto. In realtà anche qui a me lascerebbe delle perplessità la scelta, perché togliere De Vrij, prendere un vice Bastoni significherebbe avere le coppie con Bissek Darmian sul centrodestra, Akanji, Acerbi, Bastoni e l'eventuale nuovo arrivo. Bissek a me è un calciatore che tutto sommato non sta dispiacendo quest'anno, al di là dell'intervento goffo che ha portato al rigore col Bologna. Però insomma, ecco, la coppia Bissek-Darmian sul centrodestra non darebbe le stesse garanzie della coppia che era stata prevista ad inizio anno con Akanji-Bissek.
e toccherebbe poi avere Darmian come prima alternativa se queste dovessero essere le coppie. Quindi secondo me se dovesse partire De Vrij sarebbe giusto magari provare a fare già l'investimento per il difensore centrale, investimento che in ogni caso servirà in estate, e magari ecco, utilizzare Akanji sul centrodestra in modo da cercare di migliorare, di fare anche un piccolo upgrade, ma farlo l'upgrade in difesa. Chiudiamo anche col nome di Bastoni, era stato accostato a Liverpool e Barcellona, l'Inter valuterebbe offerte superiori alle 80 milioni, ma non a gennaio. La mia sensazione è che l'Inter non abbia alcun bisogno di cedere Bastoni, né alcuna volontà di cedere Bastoni, e lo stesso calciatore non credo che abbia voglia di partire, ecco, detto brevemente. Secondo me l'Inter potrebbe valutare soltanto in estate, soltanto offerte proprio da capogiro, ecco, offerte vicine ai 100 milioni, è chiaro che non vengono ignorate, però ad oggi secondo me sono soltanto delle voci buttate lì, non credo che Bastoni lascerà l'Inter né a gennaio né in estate. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate delle parole di Marotta, delle necessità che ci sono nel mercato, e soprattutto per i nomi che stanno saltando fuori per l'eventuale vice Dumfries. A questo punto un quinto a destra titolare quantomeno fino a marzo. Ecco, discutiamone come al solito nella sezione commenti, e io vi lascio come sempre con un gran bel Forza Inter.